cavalletti le larve, che erano un must del menù, le ho evitate questa volta. Bentornati in Yunnan. No, ho deciso che voglio venire a vivere qui. In questo capitolo abbiamo viaggiato nei dintorni di Kunming, visitato alcuni tra i luoghi più rurali della regione, attraversando la fitta nebbia delle foreste di Yuanyang, ammirando i suoi pazzeschi campi terrazzati ed immergendoci nei suggestivi mercati rurali della zona, per poi visitare il romantico tempio di Confucio e le dimore della dinastia Qing a spasso nell'autentica cittadina di Jiangshui. Come al solito, mettetevi comodi amici e preparatevi per questo ultimo capitolo dedicato al nostro viaggio in Cina. Allora, nel video precedente ci siamo lasciati alle spalle la splendida Lijiang e i suoi dintorni. Dopo aver passato i primi 5 giorni del nostro viaggio nel Guangxi tra piccoli imprevisti e luoghi mozzafiato. Torniamo a Lijiang, da cui partiamo in direzione Kunming, cittadina di soli 7 milioni di abitanti e capoluogo della regione. Da Kunming partiamo per un tour di 4 giorni con destinazione Yuanyang e scegliamo di percorrere 4 ore di auto con un autista per ottimizzare i giorni a disposizione, visto che Yuanyang è parecchio remota, vicino al confine con il Vietnam, e raggiungerla in autobus avrebbe richiesto molto più tempo. Prima di arrivare a destinazione ci fermiamo nella magica Stone Forest. Dopo le giornate soleggiate e frizzanti di Lijiang, qui ci accoglie un bel tempaccio e tanti turisti in gita. Siamo scappati dalla ressa che c'è qua alla Stone Forest. Ci stiamo isolati in cima alla collina. Qua si sta bene, qua è molto bello. È un giorno feriale perché è giovedì. Piove, fa freddo, eppure c'è una marea di gente qua. Cioè, sì, impressionante. È impressionante. Casino, poi con le guide, col microfono, è davvero... Purtroppo non vediamo nemmeno un raggio di sole, ma l'esperienza di passeggiare tra le rocce di questo posto assurdo rimane comunque straconsigliata. Piccola pausa in un ristorantino dal menù alquanto originale. Ci stiamo per rifucilare in un bel posticino. Le cavallette le larve, che erano un must del menù, le ho evitate questa volta. Abbiamo optato per uova strapazzate e afrodisiaci, che non sappiamo cosa sia. È tutto buonissimo. Verdurine locali con uova strapazzate, funghi, una zuppa di gallina e l'immancabile riso. Tutto molto buono. Buon appetito. Buon appetito. Si riparte direzione Yuanyang. Anche qui il tempo non è dalla nostra, ma questi luoghi, difficili da raggiungere, sono carichi di fascino e mistero. Sembra un po' Resident Evil 4. Arriviamo nella nostra guest house accompagnati da un nuovo amico. Ma lui non lo capisce l'italiano, lui parla solo cinese. Ni she. Ni hao. Vedi che capisce se dici così. E niente, in questa camera di hotel abbiamo adottato anche il puccio cinese qui. Ci svegliamo all'alba per vedere il sole sorgere sui campi terrazzati, ma siamo accolti da una suggestiva nebbia che ci accompagnerà per tutto il giorno. Ne approfittiamo per camminare nelle foreste della zona, scenari da favola. Ecco però che qualche timido raggio di sole decide di palesarsi per regalarci una vista pazzesca sui campi di riso. Magnifici!
Proseguiamo per un trekking di un paio d'ore avvolti nuovamente dalla nebbia. Ed incrociamo alcuni contadini che lavorano nei campi terrazzati, come una volta, a mano e senza nessun aiuto tecnologico. Il giorno successivo ci rimettiamo in viaggio insieme ad altre viaggiatrici che si uniscono a noi per un passaggio verso Jiangshui e ci fermiamo in un mercato della zona. Queste montagne sono molto famose per ospitare una moltitudine di minoranze etniche, riconoscibili dai loro costumi tradizionali. Pensate che parlano così tanti dialetti da non capirsi tra loro anche se vicini di villaggio. Banchi che vendono qualsiasi tipo di cibo, notiamo purtroppo carne di cane. Ne avevamo sentito parlare. Benché il 99% dei cinesi sia contro questa vecchia abitudine, in alcune zone rurali è ancora considerato normale cibarsi di questi animali. Dopo 3 ore di viaggio, ecco che raggiungiamo la nostra ultima tappa prima di ripartire da Kunming, Jiangshui. Una cittadina fuori mano anche per molti turisti cinesi, ma davvero bella ed autentica. Qui 2 luoghi imperdibili: il tempio del maestro Confucio e una delle dimore della dinastia Qing, lo Zhu Family Garden. Ci immergiamo nei bucolici angoli del tempio di Confucio, eleganti e romantici. Ed assistiamo anche ad un concerto di musica tradizionale che rende il luogo ancora più evocativo. Ancora più romantico ed incredibilmente bello è lo Zhu Family Garden, costruito dai fratelli Zhu per la dinastia Qing nei primi anni del Novecento. Ci perdiamo tra le sue mura e le sue stupende architetture. Una dimora di 20.000 metri quadrati da cui non vorremmo più andarcene. No, ho deciso che voglio venire a vivere qui, dentro questo posto. Cioè, è stupendo. Passiamo l'ultima serata facendo lunghe camminate per l'incantevole centro, tra lanterne, luci e cultura locale. Quando la colazione dei campioni, noodles, zuppa, broccoli, sì, frutta, pera, sì, uovo sodo E le patate. e delle patate crude. Buon appetito. Avrei gradito un espressino, una briochina al cioccolato, però ovviamente rispetto alla tradizione, anche se non ho questo grande appetito alle 8 del mattino. Sulla strada del ritorno a 13 km da Jiangshui ci fermiamo qualche ora per una passeggiata a Tuanshan Village, dove visitiamo un'altra dimora affascinante chiamata Zhang's Garden. Qualche piccolo souvenir e ci tocca ripartire per Kunming, questa volta direzione aeroporto.
Che dire amici, è stato un viaggio incredibile, che ci porteremo sempre nel cuore. La Cina è un paese tutto da scoprire, colmo di meraviglie e stranezze, dove moderno e passato convivono insieme ad una cultura millenaria ed affascinante. E dove ben presto ci si rende conto che, nonostante i tanti pregiudizi che si possono avere, è un viaggio che si può tranquillamente fare in autonomia ed in totale sicurezza, magari preparandosi bene prima della partenza e seguendo i nostri consigli. Se il video vi è piaciuto vi invitiamo a commentare, lasciare un like ed iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ci vediamo presto con un altro imperdibile viaggio.